Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno della Vergine, anche ascendente Luna o Venere in Vergine. Vediamo che sorpresa stai per ricevere. Andiamo a vedere, video sempre valido dal momento in cui lo guardi. Vediamo gli spiriti, che energie, che sorprese hanno in serbo per te. Vediamo. Vergine. Vediamo un po' con gli oracoli qual è il clima energetico di queste sorprese. Di questa sorpresa. Mettiamo una, poi mettiamo gli oracoli dell'Antonella. E poi questi, iniziamo con questi. Che sorpresa stai per ricevere? Qual è il clima energetico? Allora, vediamo, Vergine. Un'iniziazione, magari stai facendo le pratiche insieme a me, con le iniziazioni, no? Cioè, le iniziazioni le faccio soltanto nelle masterclass, quelle ad persona, però se fate il sentiero la pratica dei 21 giorni o il viaggio erotico negli arcani, voi state ricevendo iniziazioni senza saperlo, ma è così. O comunque l'iniziazione è una sorta di, o stai vivendo una sorta di prova in questo momento. La vita è un'iniziazione continua, soprattutto quando ci troviamo ad affrontare una sfida. La sfida è il superamento di se stessi e quindi è un evento che stai vivendo in questo momento che ti sta permettendo di superare te stessa o te stesso, magari anche in una situazione un po' difficile. Vediamo un po'. Anime, questa è una carta bellissima, la carta delle anime. Questa è un'iniziazione dell'anima. Io credo che tu in questo momento stia attraversando un'iniziazione che ti porta a sciogliere o a pacificare gli spiriti della tua genia. Perché sono due carte molto potenti messe insieme, è come se stessi vivendo un periodo, un momento in cui sono coinvolti diversi aspetti di te, che sono diversi spiriti di te, che sono anche i tuoi avi, i tuoi antenati, che stanno vivendo la stessa cosa in questo momento. Perché il tempo non esiste, i tuoi avi, i tuoi antenati sono qui adesso, nelle tue cellule, nel tuo sangue. Ed è come se ti stessero sostenendo per superare te stessa o te stesso in questo momento. E questo è un grande dono, eh? Stai per avere un'epifania. Allora, esperienza o un'epifania che ti cambia la vita, questo è un momento di grandissime benedizioni per te e gli dei ti appoggiano in ogni passo che stai facendo. Allora, è un momento, non lo so che cosa state vivendo in questo momento, ma le carte mi stanno dicendo che è un momento iniziatico. Allora, hai il sostegno dei tuoi avi e dei tuoi antenati, è come se li stessi pacificando quelli che sono perturbati. Io non lo so se fai un percorso sciamanico con me, ma questa è una grande iniziativa dell'anima che ti sta facendo superare te stessa o te stesso per farti avere una benedizione. Stai per avere una benedizione, non è una sorpresa qualunque, è una benedizione per affrontare un'iniziazione, una prova o per averla affrontata. È una benedizione questa. Vediamo cosa ci dicono queste altre per completare il primo messaggio oracolare. Che regalo stai per ricevere? Che sorpresa stai per ricevere, Vergine? Wow! L'amore incondizionato, e questa non è una sorpresa così, questo è qualcosa di grosso. L'amore è una grande risorsa, apriti senza riserve, stai per avere l'appoggio e il sostegno di tutti gli avi e gli antenati, degli spiriti della natura, stai per iniziare ad avere la bellezza. Che cos'è la bellezza? Il darti, l'offrirti a una situazione che stai vivendo in questo momento senza resisterli più a questa situazione e ad aprire il cuore. Aprire il cuore agli eventi che accadono come fenomeni del tuo disegno del destino. Ti ricordi il video Destino e Libero Arbitrio dove ti ho parlato del mito di Acrisio? Quello è il senso, cioè stai cooperando con gli dei, stai cooperando con il destino,
E la sorpresa che arriva è amore incondizionato, che è tutto ciò che ti serve, come anche nel mito di Amore e Psiche, amore prima che tradisse, scusami, Psiche prima che tradisse amore, no? Quando col lume della candela cerca di guardare chi aveva accanto, prima che tradisse amore aveva tutto ciò che desiderava a patto che non lo vedesse mai, no? Allora la fede ti dà tutto ciò di cui hai bisogno, la fede ti dà l'amore. È una lettura molto forte questa, vediamo cosa ci raccontano i tarocchi. Vediamo. Cos'è che stai vivendo e soprattutto quale sorpresa stai per ricevere. Quale sorpresa stai per ricevere? Quale sorpresa stai per ricevere? L'amore. Qua c'è il 2 di coppe. Saltato. L'amore. Allora, o l'amore romantico o proprio una connessione con una persona che ti apre alla fede, alla fiducia. Questa è la connessione col tuo amante mistico prima di manifestarsi sul piano fenomenico con una persona incarnata. Quindi questa prova che stai vivendo, la fede, è proprio il mito di Amore e Psiche questo. Qual è l'imperatore? Fammi mettere altre, voglio completare il messaggio. 8 di coppe, 8 di denari. Allora, sta arrivando l'amore che stavi aspettando da un'eternità, però c'è una cosa. Io non lo so se ti sei allontanata da qualcuno, perché è come se tu avessi lavorato per il lavoro su di te, per sperimentare la gioia, l'amore. L'otto di coppe mi parla di lasciare andare una zona comfort, anche un vecchio modo di amare, un vecchio modo di percepire le relazioni, un vecchio modo di, no? Ed è come se l'universo ti premiasse per il lavoro fatto su di te. E probabilmente qua l'iniziazione che stai vivendo è in merito a un rapporto alcuni di voi che hanno già. Lasciare andare il controllo, lasciare andare la rigidità e lavorare sulle tue emozioni piuttosto che sull'altra persona. Allora, quindi o in arrivo da te l'amore incondizionato da parte di qualcuno che conosci già, o un nuovo amore, a patto che tu lasci andare il controllo, il vecchio modo di amare, seguendo il controllo, avendo poca fede nella vita o nelle esperienze. Quindi quello che sta arrivando è una felicità, un grazie al lavoro su di te. Far funzionare il tuo approccio alle emozioni sotto l'amore incondizionato. Ti accorgerai che alleandoti alle emozioni in base a un evento che sta accadendo, che mi parla o di allontanamento, di abbandono o di un vecchio modo che non sussiste più di, no? Allora tu avrai come, e c'è una sorpresa dirompente, è come se la regina di coppe è colei che sa ricevere, ha aperto il cuore e quando apri il cuore, quando lo togli dalla rigidità, apri il cuore, ricevi un amore incondizionato, infinità di benedizioni, come diceva questa carta. Eh sì, c'è un'iniziazione all'interno di una relazione o del rapporto anche con qualcuno. Vediamo ancora che sorpresa stai per ricevere. Che sorpresa stai per ricevere? L'amore, l'asso di coppe. Eh sì, o il rinnovo di una relazione o un nuovo amore che è in arrivo da te. Può essere che è una persona che lavora dove vai tu o dove sei tu. C'è la conferma di un amore qua. Questo asso di coppe è bellissimo, la conferma di un amore. Che regalo stai per ricevere ancora? Mi parlano anche di un viaggio, di uno spostamento che puoi fare per amore o vediamo che sorpresa stai per ricevere. Qua mi stanno raccontando che ti sei sentita o sentito messo da parte da qualcuno in amore, però c'è il rinnovo della relazione o una nuova relazione. 5 di denari. Assolutamente, viene tanta felicità qua con il sole. La chiarezza, la felicità, qua mi parlano di amore in tutte le sfumature.
però a patto che lasci andare dei vecchi modelli di rigidità e di controllo dell'amore in sé. E mi raccontano, può essere una persona che si sente sola senza di te, può essere anche un ritorno completamente rinnovato, o è se, l'amore che bussa alla tua porta perché ti sei alleata a una sensazione di tristezza, di sentirti messa da parte o messo da parte. Però il sole mi conferma una gioia nel cuore che arriva grazie a questo regalo dell'universo, bellissimo. Vediamo parlando, vedi qua sotto c'è il paggio di coppe, lasciamola qua, regina di spade, paggio di coppe, anche la riconciliazione con un figlio, per alcuni di voi o con, sì. Vediamo cosa, parlando sulla sfera invece sentimentale, voglio vedere con queste carte qua cosa mi aggiungono, voglio andare ad approfondire in merito al regalo che ti sta, la sorpresa che ti sta per arrivare nell'amore. Si chiudono degli schemi ripetitivi. Si chiudono degli schemi ripetitivi, o hai avuto schemi ripetitivi dove ti sei sentita esclusa o escluso per un eccessivo controllo però, si chiudono questi schemi ripetitivi, vedo che ti allei alle tue emozioni, capito? Qua c'è una differenza di età tra te e una persona, potrebbe essere quello che ha potuto suscitare magari delle differenze, magari questa persona ha più responsabilità, possono essere delle dinamiche che vengono fuori per le differenze di età, però vengono concluse, si conclude la ripetizione di schemi. Relazione discreta segreta. Allora, se avevamo una relazione segreta dove ci sentivamo messi da parte, qua la relazione viene alla luce del sole, va bene? La luce del sole. È come se stessi aspettando questo, una relazione alla luce del sole senza vergognarsi di essere, di esistere. E l'iniziazione ha a che fare con quello di cui ti ho parlato prima, queste ripetizioni di schemi, questo sentirsi esclusi. È proprio le benedizioni del cielo, mi dicono. Vediamo un po' con i miei potenti oracoli, lui, lei, che energia ha questa persona nei tuoi confronti. I miei oracoli potete trovare sotto l'info box in descrizione. Che energia ha questa persona? Mi sono dovuto allontanare per capire che ti ho sempre amato. Quindi c'è un allontanamento e un ritorno. Per alcuni di voi è un ritorno, un rinnovo. Questa è la sorpresa, però completamente rinnovato. Ancora, che energia ha questa persona? Amore non è amore se muta quando scopre un mutamento. Non so, uno dei due, se è un ritorno, uno dei due si è chiesto che magari quando quando sono successe magari determinate cose, uno ha cambiato atteggiamento e vi siete chiesti proprio questo, no? Amore non è amore. Allora se cambio atteggiamento, se cambia il terreno, allora non mi ami più. Cioè, vi siete chiesti questa domanda, vi siete fatti questa domanda e tutto sta cambiando. Vediamo cos'altro. Il nostro è un amore infinito, sembra che stia per finire, ma poi ricomincia sempre. Mi confermano anche i miei oracoli che c'è una grande probabilità di un ritorno. Va bene? Se c'è stato questo allontanamento da parte di questa persona, l'otto di coppe mi parla di questo allontanamento che non è un allontanamento banale, è non per andare da un'altra parte con altre persone, è un allontanamento necessario all'anima, va bene? All'anima sua e all'anima tua. Sì. Ok. Questo parlando d'amore. Vediamo che cos'altro ci aggiungono. Questi dove stanno? Queste come si chiamano?
sibille, simil. Vediamo bambino, ingenuità, eredità. Questa carta, tutti i bambini parlano dei nuovi inizi nelle carte, no? È possibile che mi parla anche di un po' di maturità che è stata vissuta. Poi la speranza, allegrezza, sì, torna molta allegria qua, un completo cambio, e la fedeltà e la riuscita. Mi dicono che c'è un cambio radicale che porta tanta allegria. Hai avuto speranza in un nuovo inizio con qualcuno, o in un nuovo inizio nell'amore, o un nuovo inizio nella tua vita. Bene, c'è la riuscita. Se parliamo d'amore, questa persona è molto fedele al tuo cuore. Va bene? Ok. E vediamo adesso cosa ti dicono questi altri oracoli. Cosa hanno da aggiungere questi altri oracoli? Reina del mal, temeresa su carnosa. Mi dice che hai sofferto molto, o c'è stata una sofferenza, e ti meriti lo zucchero, non il sale, no? Mi dice che c'è stata sofferenza qua, ma adesso è finita questa sofferenza, perché è stata l'epifania, e infatti il mondo ti aspetta. E qua c'è una ragazza che si sveglia nelle acque, no? Qua c'è la regina di coppe, che sei tu, anche se sei uomo, eh? Che cosa significa? Che sei... è come se armonizzassi bene con le tue emozioni, non hai paura delle tue emozioni, che sono i tuoi più potenti alleati, ed è come se ti svegliassi da un lungo sonno rigeneratore. Va bene? Un lungo sonno rigeneratore, bellissimo. Vediamo qual è la porta che si apre per te, la porta che si apre. Questa è una persona importante, la sublime porta. Può essere anche un amico che ti dà un grande consiglio, o una persona importante che ti supporta. La sublime porta è qualcosa di sublime che arriva nella tua vita sotto forma di una persona che ti appoggia, una persona che ti sostiene, una persona seria, una persona amabile, qualcosa di sublime che arriva, che è questa allegrezza anche, no? Vediamo quale altra porta si apre. Allora, il guardiani delle porte, guarda, abbi fede in questo regalo immenso di risoluzione di qualcosa che arriva di importante a livello sentimentale, che porta il sole. Abbi fede nelle tue emozioni, perché i guardiani delle porte mi dicono che ciò che si stava custodendo viene alla luce, no? Un'elaborazione animica, un'elaborazione importante. Il 13, il numero 13 con la morte anche. Il cambio che si è elaborato all'interno di circostanze di dolore relazionali, sentimentali, porta i suoi frutti. Questo è il regalo, va bene? La sorpresa. Quindi io non aggiungo nient'altro, ragazzi e miei ragazzi, ti faccio un grandissimo in bocca al lupo, noi ci vediamo alla prossima, e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua.